Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi come perfezionare una foto della Via Lattea, cioè come migliorarla, renderla più viva, più bella. Innanzitutto non bisogna fare una sola foto, l'importante è fare più foto in sequenza, sempre dalla stessa posizione col cavalletto, quindi almeno una decina di foto. Dopodiché fare almeno delle foto, almeno 4-5 foto, sempre con le stesse impostazioni, con il tappo davanti all'obiettivo. E poi vi dirò come utilizzare questi file con un programma per elevare il rumore digitale della vostra macchinetta. Ovviamente se usate una PSC ci sarà molto più rumore digitale di una full frame. E quindi con il programma Sequator, che è gratuito, vi farò vedere come si fa a levare un po' di questo rumore. E poi useremo Adobe Lightroom e Adobe Photoshop. Qui è un risultato davvero niente male. Andiamo a vedere. Eccoci, apriamo il nostro Sequator e qui Star Images andiamo a caricare le nostre foto, tutte uguali del cielo, che sono da qui praticamente a qui. Apri. Qui c'è la possibilità di caricare un'immagine di base di una di queste qui, che magari è venuta meglio, ma insomma diciamo che sono tutte uguali quelle che ho fatto. E qui carichiamo i nostri fotogrammi scuri, sempre con le stesse che sono stati scattati con il tappo sull'obiettivo, sempre con le stesse impostazioni di queste altre foto qui. Questo per facilitare il programma a migliorare un po' la qualità del prodotto finale, per levare meglio il rumore digitale. Quindi qui i nostri dark frame e qui scegliamo dove destinare il file di uscita, l'unica foto che verrà in TIFF. Vi diamo un nome, tutorial, salviamola in questa cartella qui. Benissimo. Ok, a questo punto qui abbiamo un altro menu. Andiamo a vedere cosa c'è. Qui impostiamo allinea le stelle, poi qui seleziona i pixel migliori, mettiamo un valore così, congeliamo l'immagine di primo piano, il terreno, e qui ci siamo. Poi nella seconda scheda Sky Region selezioniamo il Regular Mask. Praticamente apparirà un pennello dove noi andremo a dire che dobbiamo considerare solo il cielo, solo le stelle, quindi passiamo sopra con questo pennello e coloriamo la parte del cielo. Il pennello può essere rimpiccolito con la rotella del mouse. Andiamo sui bordi, non importa essere precisi, basta dare un'idea al programma. Ecco, così va molto bene. Poi cosa abbiamo? Questo lasciamo tutto così, aumentiamo la brillantezza delle stelle, mettiamo add on, quindi qui strong. Qui Adobe RGB. Niente, abbiamo caricato tutto, siamo pronti per il file finale che poi verrà importato in Adobe Lightroom e poi successivamente su Photoshop per le modifiche finali. Diciamo start e parte il processo. Richiederà qualche minuto. Ecco fatto, il file è completato. Questo è il risultato. Non sembra un granché in realtà, però noi ora andremo a migliorare tutta la parte di cielo, che è stata leggermente ripulita dal rumore digitale. Poi la parte inferiore ovviamente è una cosa a parte, dovremo fare delle foto solo per il terreno, diciamo, e poi andranno fuse insieme al cielo. Poi precedentemente, sempre nella solita posizione con il cavalletto stabile, ho scattato alcune foto alla rotoballa di fieno, eccola qui,
vedete, illuminandola con una torcia. Qui cosa ho fatto? Ho fatto alcuni scatti di prova, luce da varie angolazioni, vedete, per poi scegliere il gruppo di foto migliori. Questa foto qui va fatta con gli ISO più bassi, quindi vediamo un po'. Mettiamo degli ISO a 200, 400 va bene, profondità di campo un pochino più elevata, un diaframma di 7, diciamo, un'esposizione di 6 secondi. Ovviamente poi bisognerà rimettere a fuoco sulla rotoballa. Si può fare anche illuminandola, metterla a fuoco in automatico e poi passare al fuoco manuale, rimane congelato il fuoco lì com'è. Quindi ho fatto alcuni scatti con una torcia illuminando il soggetto principale. Ok? Quindi ora noi andremo su Lightroom ad importare tutti i nostri file. Eccoli qui. Quindi caricheremo, allora questi non ci interessano, questi sono quelli che abbiamo già modificato. Caricheremo tutti gli scatti di primo piano della rotoballa, ok, che sono questi qui, questi sono delle prove, questi sono gli altri file che ho elaborato con Sequator, quindi tutti gli scatti di primo piano più il nostro file finale in TIFF di Sequator. Quindi importiamo, e sviluppiamo. Eccoli qui. Andiamo subito alla foto finale. Intanto andiamo a lavorare questa di foto. Cosa facciamo qui? Allora, prima di tutto noi aumentiamo un po' i bianchi. Vedete già come le stelle vengono fuori? Ovviamente anche lo sfondo che è illuminato verrà un po' fuori. Aumentiamo un po', vediamo un po' a non esagerare. Così ci può andare bene. Poi un po' di chiarezza, non troppo, se no la definizione va a farsi friggere. Vedete? A questo punto possiamo fare un po' di saturazione. Anche qui andarci piano, fare delle prove. Vedete già che il risultato cambia molto. Un leggero contrasto. Perfetto. Le cose da fare sono queste qui. Vediamo un po'. Ecco, poi se vogliamo aumentare un po' la nitidezza bisogna un po' stare attenti. Voi andate qui, date poco, diciamo, perché va a inficiare sull'immagine, e date un po' di valore qua. Però noi non vogliamo tutto nitido, mascheriamo solo, facciamo vedere solo la nitidezza dei puntini di luce. Quindi andiamo qui, tasto sinistro, e trasciniamo tenendo premuto il tasto Alt. Vedete che in questo caso la nitidezza interverrà solo nelle zone bianche, quindi va bene così. Ok, e direi che poi qui potete giocare come vi pare, potete fare delle prove, vividezza, saturazione, ma non esagerate, perché emozione, foschia lasciamo perdere, ma direi che ci siamo. L'immagine è buona così. Adesso andiamo a lavorare sulla rotoballa, quindi selezioniamo la prima foto e con maiuscolo selezioniamo l'ultima. Attiviamo questo tasto qui, sincronizzazione, di modo che ogni cambiamento fatto sulla prima verrà fatto anche sulle altre.
Quindi ora la rosaballa è venuta molto sul grigino, un colore non naturale, probabilmente ho sbagliato il bilanciamento del bianco, ma non è un problema, basta alzare un po' la temperatura ed ecco che assume subito una colorazione più naturale. Qui ci sarà da far poco perché comunque la foto è già definita, è scattata a ISO 200, un diaframma di f7, quindi insomma la profondità di campo c'è, la foto è già buona così, però se volete ulteriormente ritoccare qualcosa, chiarezza, quello che volete, potete farlo. Quindi una volta fatto questo avete le vostre foto tutte modificate sul colore giusto. Selezionate il tutto, quindi ancora una volta il primo fotogramma, questa volta prendete anche la foto del cielo, con il tasto destro fate modifica in apri come livelli in Photoshop. Eccoci, allora su Photoshop abbiamo tutti i nostri livelli con la foto finale del cielo. E a questo punto vedete che disattivando le varie immagini si vedono singolarmente. Vedete qui c'è la tracciatura della torcia quando ho illuminato la rosaballa, questa qui. Come facciamo per eliminare? Andiamo sul file, attiviamo una maschera e col colore nero prendiamo il pennello delle dimensioni giuste e mascheriamo qui. Ora qui l'opacità mettiamola al massimo, perfetto, ci passiamo sopra in modo che questo file qui è a posto. Anche su questo vedete attiveremo una maschera e facciamo lo stesso lavoro. Leviamo queste imperfezioni, andiamo su quest'altro, maschera. Possiamo fare una maschera generale per tutte per cancellare, ma insomma facciamo così. Ecco qui, levato il bagliore, quest'altro file non c'è, questo non c'è niente, qui non c'è niente, ok. Vediamo quelli successivi, questo l'abbiamo sistemato, qui c'è ancora maschera, qui stessa situazione, vi ripeto possiamo farlo in automatico ma noi lo facciamo così, un po' più lungo. Vedete qui c'è ancora le bagliore che si vedono. Maschera, maschera, mascherina. Cosa c'è rimasto? L'ultimo. Ok, vediamo cosa è venuto fuori dopo tutto questo lavoro. Perfetto, a questo punto andiamo su questa linguetta, selezioniamo, anzi no, bisogna selezionarli tutti, quindi dal primo all'ultimo. La maschera non ci interessa, questo e questo. Chiarisci, eccolo qua il nostro file ripulito. Qui c'è qualche altra cosa, vediamo, eccolo, era questo qui. Quindi noi andiamo sempre sopra, maschera, e andiamo su questo sgorbio. Va bene? Questo a grandi linee come si fa. E poi ovviamente qui non è necessario utilizzare tutti i file. Vedete?
selezioniamo un po' l'illuminazione che ci piace di più. Ecco qui lo sfondo, si vuole lasciare questo sono tutte simili le illuminazioni alla fine. Ecco, forse questo scurimento qui è migliore. Ok, qui al nostro piacimento, come vogliamo. Adesso diciamo che il file è pronto, a meno che non vogliamo andare su quello principale del cielo e fare delle modifiche. Che ne so, con la curva possiamo cambiare l'esposizione, vedete, la saturazione, ma insomma grosso modo il concetto è quello lì: fare una foto per bene del cielo stellato senza curarsi dello sfondo, poi successivamente fare un light painting sull'oggetto in primo piano, che in questo caso è una rotoballa, e fare questi aggiustaggi qui. Ora qui in questa foto abbiamo questo punto, questo riflesso qui, ma questo insomma possiamo clonare un po' le parti scure ed eliminarlo, quindi a questo punto basterà salvare la nostra foto e siamo a posto. Per oggi è tutto e vi ringrazio. Ciao!